Intelligenza artificiale nell'istruzione in Europa. Perché e a che scopo? La creazione di questa formazione nel contesto europeo sull'intelligenza artificiale nell'istruzione è nata in realtà da un'attività di apprendimento tra pari, tra i colleghi di diversi ministeri in Slovenia, a partire dal 2019. Lì ho avuto l'opportunità di presentare il partenariato di innovazione sull'intelligenza artificiale per l'apprendimento del francese e della matematica nei bambini dai 6 agli 8 anni, che il Ministero francese aveva appena avviato. Ciò ha suscitato un grande interesse in tutti i partecipanti, in un momento in cui, nel 2019, l'IA emergeva in tutti i settori di attività e anche nell'istruzione, si discuteva molto su cosa fare. Di conseguenza, con l'Italia, l'Irlanda, il Lussemburgo e la Slovenia, abbiamo deciso di proporre questo progetto nell'ambito del programma Erasmus, per trattare insieme questi interrogativi e non affrontarli paese per paese, considerando il fatto che abbiamo sistemi educativi differenti. L'obiettivo di questa formazione nel contesto europeo è quello di poter finalmente affrontare questo tema su 3 livelli. Demistificare e comprendere ciò che l'IA può apportare all'istruzione. Sperimentare e utilizzare risorse che includono l'IA in modo informato, naturalmente. E, infine, sviluppare in tutti gli insegnanti e gli studenti le competenze digitali necessarie al giorno d'oggi. E l'IA è una di queste. O almeno far capire che l'utilizzo dell'IA ne è parte, in modo da integrare la dimensione etica, fin dall'inizio, in questi progetti. In altre parole, a cosa serve l'IA? Per quali sfide usare l'IA? Per ottenere quali risultati? Come implementare e utilizzare queste risorse di IA? Infine, come integrare fin dall'inizio le domande in grado di indurre una riflessione etica al di là delle questioni normative. Per questa ragione abbiamo scelto di provare ad approcciare l'introduzione dell'IA in ambito educativo a partire da una fascia d'età di 15-16 anni, con alunni al primo anno della scuola superiore, nella matematica e nelle scienze da una parte e nell'apprendimento delle lingue moderne dall'altra, poiché necessitavamo di 2 campi di sperimentazione, 2 aree di sperimentazione, che potessero essere portate avanti per tutta la durata del progetto. Il primo livello, demistificare e comprendere l'IA, mira sia a rassicurare coloro che sono più timorosi, sia a moderare coloro che sono più entusiasti, in modo da identificare bene quali tecniche di IA possono apportare soluzioni ai problemi che si stanno cercando di risolvere, sia a identificare quali pregiudizi possono presentarsi all'inizio. Sono tutte domande, direi, che permettono di dire: bisogna, in un contesto di fiducia, poter testare degli algoritmi dell'IA e le tecniche dell'IA associate a delle risorse, così da poter fare, quindi, un tentativo concreto di valutare cosa fare in proposito. Non è nulla di magico né di spaventoso, direi. È inutile avere paura di queste tecniche. Bisogna comprenderne i principi generali. Non bisogna essere specialisti, ma solo comprendere i principi generali per poter utilizzare in modo efficace queste tecniche di IA, per assistere un professore nel suo compito di insegnamento o per assistere uno studente nell'apprendimento autonomo, fornendo loro, per esempio, un software di supporto. Il secondo livello è sperimentare e testare le risorse che permettono di utilizzare al meglio l'IA. Ciò significa, una volta superati i timori o l'entusiasmo generale, essere in grado di identificare i propri bisogni, di definire chiaramente i propri obiettivi e di sperimentare, quindi, in un contesto di fiducia in particolare, avendo cura di considerare cosa era conforme alle regole, alle norme, in modo da poter finalmente testare per davvero, vorrei dire, le risorse in un contesto di fiducia e verificare con i propri colleghi, con se stessi o con gli studenti, cos'è rilevante e cosa non lo è.
Infatti, si tratta di esplorare e valutare, anche con gruppi di ricerca, se possibile, ma tutto dipende. È veramente un tentativo da fare senza eccessivo ottimismo, prendendo tutte le precauzioni necessarie, dal punto di vista, direi, di tutti quelli che possono essere i pregiudizi iniziali e i pregiudizi sui risultati, restando sempre consapevoli, diciamo così, di quello che si fa e fiduciosi. Questo permette anche agli insegnanti di acquistare fiducia e, di conseguenza, anche di demistificare quelle che sono le tecniche di IA, di utilizzarle bene, di identificare quali tecniche usare e per quali obiettivi, e infine di poter valutare se sono rilevanti o meno nel contesto della propria classe e nel contesto generale. Diciamo, di cosa fare in relazione ai piani di studio, considerando al momento T a che punto si è con gli studenti che si hanno di fronte. Il terzo livello, infine, invita l'insegnante a non rimanere concentrato solo sulle tecniche di IA o sull'apprendimento disciplinare e sulle tecniche di IA che utilizza, ma lo invita a inserirsi in una discussione più globale con i propri colleghi, il corpo docenti e con il resto del personale scolastico. In questo modo potrà partecipare pienamente al percorso educativo dello studente, integrando le questioni etiche da un lato, ma anche pensando che tutto questo fa parte dello sviluppo digitale, delle competenze digitali estese, per così dire, che ogni insegnante, ogni studente e ogni individuo, più in generale, deve possedere nell'attuale contesto di transizione digitale.